Ciao ragazzi, sono Ciro Oliva della pizzeria Concettini Interessanti qui al quartiere Rione Sanità a Napoli. Oggi ragazzi vi presentiamo per la ricetta acqua di chef pizza, burro e alici. Andiamo ad utilizzare mezzo litro di acqua, 800 g di farina di tipo 0, 1 grammo di lievito e 20 g di sale all'interno, burro salato della Normandia, alici affumicate e delle spezie lavorate da noi in casa. Semplicemente soltanto 3 ingredienti, con un po' di sale e un po' di pepe. Ora andiamo a vedere come si fa l'impasto. Andiamo a mettere all'interno della nostra bolla mezzo litro di acqua. Dopo andiamo a sciogliere il sale all'interno della nostra bolla e 1 grammo di lievito. Eccoci qua. Una volta pronti, che si è sciolto tutto, andiamo a prenderci la nostra farina e andiamo ad immergerla all'interno della nostra acqua. Andiamo a manipolare il nostro impasto, facciamo ruotare questo impasto sotto le nostre mani, che così riusciamo a dare ossigenazione e sofficità al nostro impasto che andremo a preparare oggi. Eccolo qui che man mano sta iniziando a prendere forma. Eccolo qua. Andiamo a prendere questo impasto, lo facciamo ruotare. Per il tempo di lavorazione circa ci vogliono una quindicina di minuti, 20 minuti circa, per sciogliere tutti i grumi che ci sono all'interno della nostra acqua con la farina, che così andiamo a trovare questo impasto che è soffice nelle nostre mani. Guardate com'è morbido. Andiamo a prenderlo. Eccoci. Andiamo a prendere il nostro impasto e lo lavoriamo, così come sto facendo in questo momento. La consistenza è già quasi perfetta, soltanto che dobbiamo lavorarlo ancora in più, così come sto facendo in questo momento. Andiamo a bagnare leggermente le mani all'interno della farina, le bagniamo soltanto, e così possiamo riuscire a manovrare, a manipolare ancora meglio il nostro panetto. Dobbiamo riuscire a trovare sofficità, equilibrio, fragranza, profumi e sapori all'interno del nostro impasto. Eccolo qui ed è pronto. Ora ci bagniamo l'ultima volta le mani, che così lo andiamo a rimettere all'interno della nostra bolla e lo facciamo lievitare per 24 ore. Tutto a temperatura controllata, dipende dalla stagionalità. Se è l'inverno dobbiamo aggiungerci più lievito all'interno del nostro impasto. Se fa più caldo dobbiamo aggiungere meno lievito al nostro impasto. Quando ero piccolo mio nonno mi diceva: quando fa freddo ti mettono poche lievito e più, quando fa caldo mettono poche lievito mangando. E questo ricordo qua ce l'ho sempre nella mia mente, che così hai una giusta lievitazione del tuo impasto senza l'utilizzo del frigorifero. Il nostro impasto è pronto, perfetto, guardate, è molto omogeneo. Eccolo qua, lo facciamo riposare come un bambino. I tempi di lievitazione per il nostro impasto sono circa 24 ore, però facciamo lievitare tutto in massa all'incirca per 18-20 ore e poi andiamo a formarci il nostro panetto. Andiamo a riporre il nostro canovaccio sopra alla nostra bolla e facciamo riposare il nostro impasto per 18 ore. Allora, ragazzi, andiamo a prendere il nostro impasto che abbiamo fatto riposare per 18 ore circa. Eccolo qui. Aiutiamoci sempre con le nostre mani con un po' di farina all'interno, perché sennò si fa molta difficoltà a manipolare il nostro impasto. Eccolo qui. Vediamo che la consistenza del nostro impasto è cambiata dopo le nostre 18 ore. Ora andiamo a formarci dei panetti. Eccolo qua, con una spatola andiamo a tagliare
un pezzo del nostro panetto, all'incirca per un ruotino di alluminio come questo, che è una misura di diametro 28, abbiamo bisogno all'incirca di un panetto che sia intorno ai 200 grammi. E lo facciamo così in questa maniera, tipo come se fosse una mozzarella, guardate, tipo così. Eccolo qui. Andiamo a prenderlo, a riporlo all'interno di una tavolozza di legno. Ora andiamo a tagliarlo ancora. Ci bagniamo sempre le mani. Panetto circa sempre 200 grammi. Eccolo qua. E lo andiamo a staccare con tantissima facilità. Andiamo a ruotare il nostro panetto, così come sto facendo io ora in questo momento. Prendiamo il nostro panetto, lo andiamo a riporre all'interno di una tavola di legno e poi lo potete andare a mettere anche all'interno di una teglia. Dopo che abbiamo formato i nostri panetti, dopo 4-6 ore andiamo a prenderci il nostro panetto. Ed ecco qui che si è formata il massimo della lievitazione e abbiamo un panetto che è conforme con una sofficità giusta, eccolo. Aiutatevi sempre con un poco di farina, sempre con una spatola andiamo a prendere il nostro panetto all'interno della nostra tavola di legno. Ora andiamo con la stesura. Ora lo prendiamo, ecco, stendiamo la nostra pizza, come ora sto facendo io in questo momento. Cerchiamo di spingere più aria possibile all'interno dei bordi. Eccolo qui. Faccio vedere in questa maniera, ma la battuta originale di come si stende la vera pizza napoletana è in questa maniera. Eccolo qua. Eccolo qua, siamo andati a mettere leggermente del burro sotto, del burro salato, mi raccomando, un pizzico di sale, con un po' di pepe. Ecco, prendiamo la nostra pizza e la andiamo a mettere all'interno del nostro ruoto. Un altro po' di burro, ce lo spalmiamo sopra, così in questa maniera. Ci mettiamo giusto un altro pizzico di sale con un po' di pepe ancora. Andiamo a prenderla e andiamo ad infornarla. Eccoci qua. Ora ragazzi aspettiamo un attimo il tempo che si cuoce la nostra pizza. La nostra prima parte di cottura è pronta. Ora andiamo a capovolgere la nostra pizza e andiamo a dare una seconda battuta di cottura. Eccola qui che è pronta. Andiamo a tagliare la nostra pizza a 4. Guardate la parte del nostro impasto con la nostra lievitazione, con la parte dell'aria che siamo andati a spingere all'interno della nostra bolla, che abbiamo una lievitazione che è stata fatta in maniera perfetta. Andiamo a prendere il nostro piatto. Noi andiamo ad utilizzare dei piatti che sono stati disegnati da ragazzi qui del quartiere Rione Sanità e Scampia. Andiamo a prendercela e la mettiamo su ogni bordo della nostra pizza. Eccoci, sono 3 e sono 4. Questa pizza è un mio ricordo dell'infanzia, quando mia mamma mi preparava questo pane, burro e poi io ci andavo a posizionare 2 alici sulla parte di sopra. Una cosa veramente squisita, un piatto tradizionale, un piatto della storia e un piatto che è amato in giro per il mondo. Ora andiamo a prenderci il nostro burro con un cucchiaio, eccolo qui. Ci prendiamo una prima parte. 1, 2, eccoci, andiamo leggermente a sciogliere il nostro burro, giusto per 10 secondi. Andiamo a metterci queste alici affumicate sopra. E poi alla fine una spolverata di spezia.
Ecco che la nostra pizza burro e alici è pronta e l'accompagniamo vicino a una bottiglia d'acqua frizzante di Ferrarelle. Guaiù, ora ce l'amma solo magna. Ci vedremo. Un bacio a tutti ragazzi.